Oggi un video un po' più chiacchierato, voglio infatti farvi vedere quello che è il mio portfolio per quanto riguarda la street photography, che è il genere che faccio maggiormente, faccio anche altro, ma il 90% del tempo faccio street photography e niente, voglio farvi vedere un pochettino le foto che ho scelto, parlarvene brevemente, raccontarvi ogni foto, perché c'è, dove l'ho fatta, perché l'ho fatta, dato che in questi ultimi mesi la mia fotografia sta cambiando tanto dal punto di vista proprio dell'approccio e di ciò che fotografo e sta diventando tutto quanto un po' più astratto e meno tangibile, o comunque in qualche modo sto cercando di, diciamo, concentrarmi su un aspetto un po' più emozionale piuttosto che su quello della strada dal punto di vista un po' più classico, un po' più documentaristico, un po' più di reportage, quindi di conseguenza cercare di raccontare quella che è la mia visione della strada e del mondo in generale. Prima di cominciare mi raccomando lasciate un like per supportare il video e il canale, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e alla fine del video magari lasciatemi un commento con quelle che sono le vostre considerazioni sul mio portfolio. Poi se vi va, magari se ne avete voglia, adesso vediamo, mandatemi magari un direct su Instagram col vostro portfolio, così poi magari ci facciamo un video e lo guardiamo tutti quanti insieme, creiamo questo senso di community. Ok, allora eccoci qui per vedere il sito completo col portfolio in ordine bla 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 e vi ricordo che in descrizione trovate tutto quanto. Comunque, prima foto. Allora, questa è sinceramente una delle mie foto preferite in assoluto, l'ho fatta a Londra e è una di quelle foto che ha, diciamo, dato il via al mio distaccarmi dal fotografare la strada in maniera un po' più concreta, ma passare alla parte un po' più astratta. E quindi per questo motivo è la foto forse a cui tengo di più tra tutte quante queste. È una foto che mi piace veramente molto, che mi trasmette tanta tristezza e l'ho fatta appunto a Londra con la Sony e il 55. Mi ricordo che quando l'ho fatta c'era un altro signore di fianco a me con la macchina fotografica che stava fotografando la vetrina di fianco questa e quindi eravamo tipo incrociati perché io fotografavo da questo lato e lui da quest'altro e quindi abbiamo cercato insomma, di non darci fastidio e appunto ho scelto questa foto per aprire il mio portfolio perché secondo me dà un'idea abbastanza chiara di che cosa poi si va trovando appunto dentro al mio portfolio, perché vediamo un volto, no, un pochettino segnato, un pochettino triste, un po' moody se vogliamo, e queste linee, no, che creano un pattern un pochettino più astratto. Quindi sì, questa è stata una delle prime foto che ho messo quando ho rivoluzionato il portfolio, perché l'ho cambiato 5-6 volte in realtà e poi è in continua evoluzione, più scatto, più tiro fuori foto che mi convincono, più magari faccio cambiamenti, spostamenti. Voi nei commenti magari appunto fatemi sapere dopo averle viste tutte quante quali togliereste oppure quali aggiungereste, quali cambiereste di posizione, insomma parliamone un pochino. Prossima foto, anche questa fatta a Londra, questo è un taglio quadrato per renderla un po' più interessante e intrigante. Sono una di quelle persone che crede fortemente nel taglio delle foto e non mi interessa in realtà particolarmente che una foto sia in 4 quinti, che sia quadrata, che sia in 21 noni, che sia in verticale, in orizzontale, ma sono mega convinto del fatto che il taglio della foto possa fare completamente il mood. In questo caso è stata tagliata quadrata per escludere tutto quello che, diciamo, non avrebbe avuto motivo di stare lì se non essere di intralcio. Questa è una persona che non so come sia possibile, ma si rifletteva 2 volte in questa parte in ottone di un portone che era là di fronte. È un gioco fisico, no, di questioni di riflessioni varie che non ho capito, però ho visto passare qualche persona prima di lui per capire come funzionava e quando funzionava, e poi mi sono messo lì con tanta santa pazienza, banalmente, ad aspettare un soggetto un po' più interessante. Questa anche mi piace molto, forse mi piace meno sicuramente di altre foto che ho fatto, però secondo me questa rappresenta bene, no, un pochettino un passaggio a cavallo tra ciò che magari vedono tutti quanti e ciò che vedo io. Quindi la prima parte un po' più normale, classica, invece la seconda parte tutta quanta distorta. Questa fatta a Bologna è stata una delle primissime foto che ho fatto il primo giorno con l'X106 e qua banalmente per farvi capire che io utilizzo qualsiasi cosa mi capiti davanti per creare cose, per avere layering, per distorcere i volti. Questo era il telone di un locale, no, forse di un ristorante, e
Questo è stato uno scatto molto molto veloce, in realtà, stava passando della gente, io ero dall'altro lato, ho visto che quando passavano in quel punto le facce un pochettino si deformavano, anche qui ho aspettato un soggetto interessante e dopo un paio di minuti fatta la foto. Oh, questa qua. Questa è una delle ultime che ho fatto, l'ho fatta la settimana scorsa, oggi è l'8 luglio, quindi l'ho fatta attorno al 2-3 luglio, una roba del genere. Io uso tantissimo l'85 mm, trovate un video linkato qua in alto da qualche parte in cui ve ne parlo di come lo uso per la street photography, la trovo una lente estremamente interessante, soprattutto se non usata per fare ritratti a caso, quella roba mi fa impazzire proprio. E niente, anche questa è una foto relativamente astratta, abbiamo questa testa e questo cerchio che in realtà non so da che cosa sia dato perché non ne ho la più pallida idea, però era lì, ho visto la scena senza la persona e basta, in realtà ho aspettato che passasse una persona, ma tanto utilizzando una silhouette non avevo neanche troppi problemi di aspettare il soggetto giusto, precisamente vestito, magari un po' più interessante. È una persona qualunque, completamente casuale, e questo penso che sintetizzi molto quello che è la mia fotografia a oggi. Oh, questa ci sono legatissimo a questa foto, oltre al fatto che veramente mi piace veramente tanto. Questa è stata la primissima foto che ho fatto appena arrivati a Porto, perché praticamente siamo arrivati, che era ancora mattina, era tarda mattinata, e avevamo il check-in del B&B alle tipo 2-3, insomma, non mi ricordo. E quindi siamo andati a fare un giro, tutti quanti carichi di roba addosso, per cercare un bar per prendere un caffè. E io qui avevo ancora la Sony A7 III, col 35 Sigma Art, una sberla così, e a Porto mi ero portato solamente quella lì. E questa foto l'ho fatta completamente a caso a un semaforo, stavo cazzeggiando, in realtà stavo parlando con i miei amici, e a un certo punto mi giro di scatto e faccio una foto, ma era così, cioè più per il meme, no? Tipo, adesso vado a fare street in giro. Mi sono girato e ho fatto la foto. Vi giuro, non avevo visto la signora dietro, mi sono solamente girato. Fortunatamente l'autofocus ha fatto quello che doveva e questa è la foto che è venuta fuori. Molto molto bella, molto molto contento io di questa foto. Le botte di culo fanno sempre molto piacere e di questa sono particolarmente felice. Ah, parentesi, so che probabilmente non ci crederete neanche, ma non ci sarebbe senso di inventarmi questa roba, ma questa foto non l'ho né tagliata né raddrizzata. È letteralmente il RAW convertito in bianco e nero e poi vabbè, tweakato un pochettino su Lightroom. Oh, questa invece, qui siamo a Parigi e nell'ultimissimo viaggio che ho fatto, che ho passato praticamente marzo e aprile in giro per l'Europa, e questo era il primo giorno a Parigi, ho molta fortuna con i primi giorni a quanto pare, 55 mm Zeiss su Sony A7R5. Questa foto in realtà, per esempio, la mia ragazza non la sopporta, non le piace per niente. A me piace molto, non so dirvi precisamente perché, sarà l'accostamento dei colori tra i capelli della signora e questi fiori, bla bla bla. Vi dico in tutta sincerità che effettivamente non so perché mi piace così tanto, però la trovo particolarmente magnetica. E qui è stato un errore mio perché negli ultimi mesi sto imparando e sto prendendo l'abitudine a scattare con diaframmi molto chiusi, e questo per avere più cose a fuoco. Se prima magari già scattavo tendenzialmente a f2.8, 4, 7.1, proprio non andavo più su, adesso in realtà il 90% del tempo scatto tra f7.1 e f11. Più su cerco di non andare, salvo rare situazioni. Qui stavo ancora finendo così di prendere confidenza, poi ero sveglio tipo dalle 4 di mattina e qui era pomeriggio e dovevamo sempre aspettare l'hotel, perché noi partiamo presto la mattina, però gli hotel poi oppure i vari B&B ci prendono dopo, e quindi ero ancora un attimo. Ho visto la signora passare, sono praticamente corso verso di lei, per questo stava guardando dritto in camera, io di solito sono molto mimetico in strada, e... e ho scattato e ho mancato il fuoco, nonostante la Sony ho mancato il fuoco. Però devo dire meglio così, forse col fuoco preciso sulla signora non mi sarebbe piaciuto uguale, forse mi sarebbe piaciuta meno, non lo so. Però più avanti nel portfolio c'è un altro esempio di fuoco mancato che mi ha convinto lo stesso, quindi non lo so, voi magari fatemi sapere nei commenti se a voi questa piace o se la togliereste, io non so cosa dirvi.
non lo so, la trovo molto bella e molto triste. Questa foto la trovate in un POV, ve lo lascio qua in alto, l'ho fatta mentre vi portavo con me in giro per Bologna. Questa era il giorno della festa delle donne, in più c'era una manifestazione, non mi ricordo per che cosa, credo della CGIL, e poi nel mentre c'era anche la parata per la festa delle donne. E niente, in realtà ero con la macchina fotografica in mano e ho fatto la foto, quindi magari se vi va potete guardarvela qua in alto, cliccate che c'è lo Street POV e ve lo guardate da lì. Quindi niente retroscena strani qui, però mi piace veramente molto, mi piace che loro si tengano la mano, mi piace lo sfondo, no? Con tutte quante queste persone molto quasi evanescenti in qualche modo, no? Che per carità si capisce molto bene che siano delle persone, però il diaframma era molto aperto, quindi bella, bella, mi piace. E qui c'è un altro esempio dei miei ritagli estremi, questo è in 21 noni perché sì, perché rende semplicemente di più. Ma soprattutto i file tagliati in 21 noni pesano decisamente meno. Questi 60 megapixel mi stanno rovinando la vita. Qui Sony A7 III, credo l'estate scorsa, avevo già ordinato la Leica Q3 e stavo aspettando che arrivasse. Ero a Termoli, in vacanza con gli amici e con la ragazza, e con le ragazze loro, era insomma una situazione di quel tipo. Eravamo a Termoli e qui in realtà noi avevamo casa in Abruzzo, però da fan storici, dato che siamo vecchi di quei due sul server, abbiamo detto vabbè, insomma, dato che siamo qua vicino, andiamo a fare un giro a Termoli. E questi tre sono tre miei amici che stavano passando e ho visto, bam, ho fatto la foto. Questa molto bella, mi piace molto, mi è sempre piaciuta molto, molto particolare. Chiaramente queste ombre super esasperate, ma secondo me rendono bene. Qui, tra l'altro, avevo il Sony 50 f2.5, una lente fantastica, piccolissima, che ho venduto, però era una lente della Madonna, è una di quelle piccoline piccoline, la serie G, che sono tipo c'è il 50 f2.5, il 24 e il 40, una roba del genere. Veramente veramente fighe quelle lenti e spesso mi manca quel 50 perché era veramente piccolo e aveva una qualità esagerata. Ora ho il 55 Zeiss, che è la mia lente preferita in assoluto, però questa era una gran bella lente. Se la trovate così anche a un prezzo comodo, vi consiglio assolutamente di prenderla. Non fatevi spaventare dall'F2.5 perché chi se ne frega. Comunque sì, qua chiaramente gioco tutto quanto sulla geometria e sulla composizione, queste linee che si intersecano, i colori contrastanti, queste ombre, così. È uno scatto molto tecnico, passatemi il termine, poco emozionale, ma mi piace molto. Qui ho un motivo di vanto in realtà, perché questa è una delle mie foto preferite in assoluto, come in realtà quasi tutte in questo portfolio, ma questa in particolare. Questa l'ho fatta sempre a Porto, forse non eravamo a Porto, ma eravamo lì vicino, comunque eravamo in riva all'oceano, e stavo fotografando il muro nell'attesa che passasse qualcuno, bla bla bla, e ho fatto 4-5 foto prima di queste ad altre persone. Mentre ero lì, la mia ragazza mi ha tipo strillato: oh, guarda che sta passando uno con la tavola da surf. Ho detto, ah, bene. E quindi, per non far sì che lui magari mi vedesse e quindi facesse un altro giro, che si spostasse, che passasse più avanti, più indietro, ho fatto finta di guardare in camera, e proprio così, dal basso, e ho fatto la foto. E niente, credo che la foto parli da sé. Io la amo molto questa foto e sono molto contento. Oh, ecco, questa era la foto che vi dicevo del fuoco mancato. Berlino, Fuji X106, e qui eravamo nel retro del caffè cinema, c'è anche scritto. Vi lascio il video di Berlino qua in alto nel caso in cui non l'abbiate visto. Questa foto in realtà io volevo mettere a fuoco lei e il riconoscimento facciale della Fuji mi ha tradito, quindi è venuta così, sfuocata. La volevo cestinare, la mia ragazza però mi fa: no, fidati, a me piace molto, secondo me fa molto mood. Effettivamente più la guardo, più in qualche modo mi convince. Forse col fuoco su di lei sarebbe stata meglio? Chi lo sa, chi lo può dire? Non ce l'ho, quindi ci teniamo questa. Però devo dirvi in tutta sincerità che in questo scatto io, per come la vedo io, ritrovo proprio Berlino, l'anima di Berlino. Il modo di vestirsi, questi posti che sembrano veramente che qua magari una persona se ne terrebbe a distanza, ma in realtà per Berlino sono tipici e sono super fascinosi.
Bella, mi piace molto. Anche questa l'ho fatta durante lo Street POV dove c'è anche la foto delle mani, anche questa mega croppata. E Sony A7R5 e 55 o 85? No, 55. Potrei anche toglierla. Mi piace perché, vabbè, comunque mi piace. Vi prenderei in giro se vi dicessi che non mi piace. Mi piace il fatto che la silhouette di questa persona abbia esattamente il riflesso di luce dove ce l'hanno anche gli specchietti. E mi piace che curvi nel centro, è un po' così, un po' atipica in realtà per me, però mi piace, ecco, mi dà qualcosa. Però sì, questa è una di quelle che potenzialmente potrei togliere. Ce n'è un'altra forse che c'è, ma non ne sono convinto al 100%. Oh, ok, qui siamo a Parigi. Siamo al mercato, non mi ricordo come si chiama, ve l'ho detto nel video di Parigi, ve lo lascio qua in alto. Questa foto mi piace, è una foto molto descrittiva, se vogliamo un po' più di reportage, tranne per la color, perché se un qualsiasi reportagista vede questo video e scopre che ho definito questa foto con questa color reportage, probabilmente mi picchia, però vabbè, insomma, quello è a parte per la color. E in realtà questa foto mi dà ancora oggi a guardarla del lavoro addosso. Io non l'avevo fotografata subito lei, ero passato con la macchina fotografica, poi vabbè, camminare in quella situazione era impressionante, c'è il video comunque, perché c'era veramente una quantità di gente che faceva spavento. Fujifilm X106 comunque. L'ho vista, sono andato avanti perché ho avuto un po' un groppone, non la volevo fotografare. Dopo 10 metri, che ci ho messo un'ora per farli là in mezzo, sono tornato indietro e ho detto vabbè, la faccio perché non la potevo lasciar lì. Non sono qui per fare denunce sociali, però questa in questo momento, per come ci sono stato io, per come l'ho vissuta poco prima che cominciassero le Olimpiadi, quindi durante il Roland Garros, secondo me rappresenta purtroppo molto Parigi. Anche questa mi piaceva moltissimo all'inizio, poi in realtà più passa il tempo meno mi convince, penso che la toglierò. Questa l'ho fatta a Berlino, è stata la prima foto che ho fatto con un vetro rotto, perché in Italia non ne avevo mai trovati ancora, o comunque non fotografabili in questo modo. Niente, in realtà niente da dire, è uno scatto molto semplice fatto con Fuji X106 e tutta quanta la particolarità sta nella sigaretta, nella faccia e nel vetro rotto. Qualcuno potrebbe anche dire che magari sia anche il riflesso del signore dietro, che in realtà è una roba che uso molto spesso. Non faccio mai doppie esposizioni, sono tutte quante le foto con i riflessi e con le doppie persone che vedete sono fatte in camera, ma non in doppia esposizione, perché non si possono fare RAW in doppia esposizione, quindi io scatto solo RAW. Però sì, questa probabilmente uscirà, è una di quelle che... Questa l'ho fatta a Milano, era uno degli ultimi giorni su a Milano, e prima di ritrasferirmi a Bologna, perché i prezzi degli affitti a Milano sono totalmente senza senso e non ne valeva effettivamente la pena, il gioco non vale la candela a un certo punto, però questa mi ricorda la tristezza che avevo nell'andarmene e mi ricordo proprio la sensazione di quando l'ho fatta. 85 mm a 7.3 e questo è un altro esempio di come l'85 mm sia una lente totalmente folle e che amo alla follia. 85 Sony 1.8, ho sempre quello. Niente, mi piace molto. Autofocus di Sony che fortunatamente ha funzionato benissimo. Questa è una lettera di un prespaziato su una vetrina. Niente di che. Però questa ci sono legato particolarmente appunto perché mi manca ogni giorno vivere su a Milano, però... Anche qui abbiamo Milano, questa l'ho fatta sempre con la A7 III e il 35 Art, grande così. Questa è la porta tipo di una banca, di un istituto di credito, una roba del genere. E niente, super geometrica, l'occhio lì, bella, mi piace molto, funziona, è una di quelle che è sempre stata nel portfolio, mi accompagna da sempre questa foto. Tra l'altro con questa foto sono anche stato in mostra a Venezia, e bella, mi piace molto, questa credo che non la toglierò mai, mi rappresenta molto comunque la mia fotografia anche oggi, nonostante siano passati un paio d'anni, una cosa del genere. Non mi ricordo di preciso, mi ricordo che era tipo primavera,
Sì, forse sono passati un paio d'anni. Questa, anche questa l'ho fatta in uno street POV, l'ho fatta nello street POV di Chinatown a Londra, ve lo lascio sempre qua. Bella, questa mi ricorda un pochettino un film, Fujifilm X106 questa. E sì, insomma, mi dà quelle vibes un po' più cine, poi il contrasto blu, luce calda, bella, molto, molto bella, molto emozionale, mi arriva molto. È una di quelle foto che anche se la vedessi fatta da qualcun altro mi fermerei a guardarla e bella, molto bella, questa mi piace. Oh, Parigi. Parigi non quest'anno, quello prima ancora. E su questa feci anche un TikTok che andò relativamente bene. E vabbè, qui ci sono io per aiutare in realtà la composizione, perché se non ci fossi stato, uno, non avrei preso per bene il cuore. Due, le cose dispari tendenzialmente funzionano meglio per l'occhio umano e quindi ho aiutato la composizione e niente, qui abbiamo lui che guarda lei al telefono e così un po' denuncia sociale, no? Queste cose qui. Mi piace molto questa foto, in realtà questa ha fatto dentro e fuori dal portfolio un po' di volte, però alla fine ho scelto di rimetterla perché secondo me è al di là del fatto che non sia una roba estremamente astratta come bla bla bla, no? Le cose di cui mi riempio ora la bocca, però mi piace sempre molto, è una foto che riguardo sempre volentieri con piacere. Sony A7 III con quel fantastico 50 mm che vi ho detto prima, molto bello. Questa l'ho fatta lo stesso giorno di quella di prima, quella col pallino, vabbè insomma ve la faccio rivedere, è un po' più comodo. E l'ho fatta lo stesso giorno, quindi stesso setup, A7R5 e 85 mm. Loro sono tre per aiutare la composizione, mi piace che il terzo sia appunto fatto dall'ombra del bambino, questo sole molto forte, lui che si copre, mi piace, uno scatto un po' più tecnico e di composizione se vogliamo, però questa mi piace tanto, mi piace molto. Questa forse dovrei tagliarla e renderla un pochettino più... con una composizione un po' più normale, un po' più, come si dice, che l'ombra sia più o meno alla stessa distanza dell'uomo, però in realtà così mi piace perché segue molto bene la spirale. Non mi ricordo se è una sovrapposizione perfetta della sezione aurea, con cui sono molto fissato, però comunque segue molto bene il giro della spirale, quindi in realtà mi piace anche molto così, la trovo comunque pulita, però non lo so. Diciamo che se tornerete sul portfolio e questa foto ci sarà ancora, potrebbe essere che sia stata tagliata. Non lo so, vedremo. Questa l'ho fatta a Londra, questa mi piace tantissimo e in realtà non c'è niente di troppo che da dire. Non mi ricordo se l'ho fatta con l'85 o col 55. Vi mentirei dandovi una risposta, ma comunque con una lente di quel tipo lì. Diaframma molto chiuso. Di questa foto in realtà mi piace molto la profondità che danno i fiori, lo sguardo di lei, tutti questi vari layer che ci sono di quelle che sono tipo delle tende, una cosa del genere, davanti alla sua faccia, davanti alle piante, secondo me creano un buon livello di profondità, ok? Peccato per i bicchierini dietro del caffè, però in realtà lei ha uno sguardo molto forte e mi cattura subito l'occhio. Composizione mega classica con l'occhio al centro, è una delle mie composizioni preferite. E niente, questa mi piace veramente molto, la trovo molto interessante e molto carina. Questa è un'altra di quelle foto che vi dicevo che io faccio senza fare doppie esposizioni, e nel caso in cui qualcuno se lo stesse chiedendo appunto. Questa è stata fatta con l'85 mm e l'ho fatta subito dopo essere uscito da Nando's a Londra, che mi ha consigliato un mio amico. Molto buono, ma troppo costoso per quello che è, però è molto buono, fanno pollo, fanno praticamente solo pollo. Comunque, pollo a parte, e questa mi dà un mood molto molto riflessivo. E vabbè, il signore anziano che era su un autobus, il ragazzo che era appoggiato a dei lavori in corso, quest'altra persona dietro che cammina, insomma, in realtà, secondo me, la foto sarebbe venuta caruccia anche solo col signore anziano davanti, perché ha questo sguardo molto molto forte, questa pelle molto segnata, però appunto il fatto che ci sia il ragazzo dietro mi dà quella completezza ancora maggiore e soprattutto mi aiuta a far venire fuori il volto, perché lui, essendo più scuro, mi evidenzia occhio, naso, bocca, che altrimenti sarebbero state molto molto più chiare. Sono molto contento di questa foto, mi piace molto, la trovo anche questa molto triste. Prossima,
National Gallery, Londra. Ho aspettato una vita per fare questa foto, la volevo diversa, si può fare meglio in tantissimi modi, però mi piace, alla fine mi convince, siamo stati lì davanti tantissimo e anche nel video di Londra c'è il punto in cui siamo lì davanti, siamo stati una follia di tempo fermi con la macchina a cercare di attirare l'attenzione delle persone per farle guardare in camera, e c'era un grande via vai di gente, ma in realtà o guardavano in camera ma tipo ridevano e quindi non andavano bene, oppure passavano in branchi di 5 persone, quindi non andavano bene perché volevo una sola persona che guardasse in camera. Però vi devo dire che in realtà mi va bene così, sono abbastanza contento e abbastanza convinto di questo. E direi fine? Sì, fine, siamo arrivati alla fine. Io spero che questo giro nel mio portfolio vi sia piaciuto, che lo abbiate trovato interessante e che magari possa avervi anche dato degli spunti. Nel mio, vi dico, non c'è un ordine troppo particolare, diciamo che secondo me sono quelle che mi rappresentano abbastanza meglio, che rappresentano al meglio quello che sto facendo ora nella mia street photography, e l'ordine delle altre in realtà ho cercato di alternare al meglio bianco e nero e colore, per non far diventare troppo pesante la questione. All'inizio il mio portfolio era diviso tra colore e bianco e nero, però poi in realtà ho optato per fare un mix di tutto quanto e per ridurre anche drasticamente il numero delle foto, perché erano 20 a colori e 20 in bianco e nero, alla fine sono rimasti in 20, dovrebbero essere 20. Probabile che siano 20, e ho cercato appunto di alternare al meglio colore bianco e nero, non solo facendo una e una, ma cercando di appunto dare un filo logico e un senso logico al meglio possibile, o comunque al meglio possibile per il colpo d'occhio, per chi, mi immagino, entra sul sito e le vede bam 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 bam, e che avesse comunque un'idea chiara di quello che faccio e del fatto che sia comunque una street photography magari incentrata non solo sulle persone ma anche sui sentimenti e su queste cose qui. Suonava un pochettino cringe questo, sì, probabilmente sì. Comunque il video sarà molto probabilmente il più lungo del canale, io sono contento, molto contento se siete rimasti fino qui, se ci siamo persi prima, vabbè, magari poi ve lo guarderete a spezzoni. Come vi ho detto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, quali foto vi piacciono, quali non vi piacciono, quali togliereste, quali non togliereste. E poi se vi va, appunto, come vi ho detto, magari su Instagram mandatemi i vostri portfoli, che se ne avete voglia facciamo una serie di video in cui li guardiamo così e li commentiamo tutti quanti insieme, magari anche in live. E niente, iscrivetevi, lasciate un like e noi ci vediamo sempre qui con un prossimo video.